respirare sott'acqua, discendere nel blu, esplorare gli abissi, nuotare come un pesce. Per 50 anni gli inventori di Scuba Pro hanno offerto agli appassionati di avventure le capacità sovrannaturali necessarie per avvicinarsi alla natura. Benvenuti in questa rassegna storica delle innovazioni Scuba Pro. Una storia di passione e di eccellenza, un'evoluzione di idee talvolta rivoluzionarie. Nel 1963 Scuba Pro crea il Mark II, così semplice e affidabile da essere utilizzato ancora oggi. La rivoluzionaria Visionaire combina un gran facciale ed un secondo stadio. Il vetro è la membrana dell'erogatore. La JetFin Scuba Pro arriva nel 1965 e rivoluziona il modo di nuotare sott'acqua. A quasi 50 anni di distanza è ancora usata da subacquei tecnici e militari. Mark V è il primo erogatore a pistone ad alte prestazioni. È anche il primo ad avere una torretta girevole, ancora presente sull'odierno Mark 25. Nel 1969 Scuba Pro presenta R109, il primo secondo stadio regolabile. Consente al subacqueo di adattare lo sforzo inspiratorio alle esigenze dell'immersione. Fino al 1978 i subacquei utilizzavano il GAV anulare. Poi gli ingegneri Scuba Pro ne unirono due per creare il primo Stabilizing Jacket, il primo equilibratore moderno. Poi Scuba Pro inventa Air 2, un concetto geniale che unisce un secondo stadio e un alimentatore in un solo dispositivo. Nel 1986 Scuba Pro inventa una pala con un nuovo profilo dal design radicalmente più efficiente. Nasce la Seawing Fin. G250 combina i materiali e la tecnologia più avanzati in un secondo stadio che, abbinato a Mark X, diventa il punto di riferimento di tutti gli erogatori bilanciati. Il primo Aladdin e i suoi successori hanno venduto milioni di unità dal 1987 a oggi, semplificando la decompressione per tutti i subacquei. La Frameless è la prima maschera ad utilizzare il vetro come supporto strutturale, offrendo un campo visivo aumentato. È ancora la preferita dai subacquei militari e tecnici. Air X è il primo computer a misurare la pressione della bombola via radio invece che con una frusta ed il primo a calcolare il tempo di fondo rimanente. Twin Jet è una pinna bilobata modellata sulle pinne dei mammiferi marini. Questo design offre la massima spinta con il minimo sforzo. Nel 2007 il rivoluzionario computer Galileo offre una cassa ibrida aria-olio, un display a matrice di punti ed una massima profondità di impiego di 330 metri. È il primo a usare le pulsazioni per stimare lo sforzo fisico. La Seawing Nova, erede della Seawing del 1986, vanta una nuova pala a profilo rastremato ed un giunto flessibile ad alta tecnologia. Scuba Pro, perché in fondo vuoi il meglio.